Per la serie Aspettando il podcast, questa settimana abbiamo chiesto ai nostri amici ed ospiti di Una vita da lontano di dirci qual è stato il peggior piatto e il peggior caffè che abbiano mai assaggiato nella loro esperienza da expat. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale, di scaricare i nostri podcast e di cliccare sul like il più possibile. Vediamo cosa ci hanno raccontato. Il peggior alimento, la peggiore pietanza, allora mi rendo conto che bisognerebbe evitare le mense dell'ospedale come la peste, perché sono, insomma, la gente che ci sta lì a cucinare non sono cuochi, e secondo me almeno, e comunque sia non hanno compassione nemmeno per i loro colleghi, non lo so, non so che dire. C'erano questi qui che vendevano questa pasta alla carbonara che era fatta con invece del prosciutto c'erano i funghi e invece dell'uovo c'era la panna, e quindi non era una carbonara, penso, però veniva venduta come carbonara. E dico vabbè, proviamo con un po' di spirito patriottico a prendere quello che è il nome, speriamo bene, insomma. Prendo questa roba, mi metto a sedere, do la prima forchettata e dico no, non è possibile, questo è sbagliato. Allora do un'altra forchettata e sinceramente da quel giorno in poi ho deciso di non prendere più niente che abbia un nome italiano dentro una mensa. Cioè è sbagliato, è moralmente sbagliato prendere cibo, forse anche religiosamente sbagliato, prendere cibo che abbia un nome italiano dentro una mensa. Non lo faccio, no. Mi è stato chiesto di dirvi qual è stato il mio peggior pasto negli anni in tutti i miei viaggi. Forse è stato nel 99 in Polonia, abbiamo chiesto un ottimo piatto di pasta, di spaghetti al pomodoro che si potevano mangiare tutti insieme con un'unica forchettata. Il peggior piatto che ho mangiato da queste parti è la pasta con i frutti di mare, perché ci aggiungono a volte anche la panna, che come sappiamo tutti non ci va. Tralasciando la famosa carbonara con la quale scherziamo sempre con Piero, quella chiusa in barattolo e venduta da Tesco, che io non ho assaggiato però, e a parte quello qui in Polonia ho assaggiato una zuppa che va per la maggiore fra i polacchi, ovvero la zuppa di barbabietola rossa, una zuppa che ha un odoraccio acre che si espande per tutta la casa, che per me è una puzza praticamente tremenda. I polacchi ne vanno matti, io non ne sopporto nemmeno l'odore, l'ho assaggiata, il sapore per me era persino peggiore. Una volta entro intorno in casa e sentivo questo odoraccio, non sapevo cosa fosse, credevo fosse deceduta la povera vicina mia di casa della porta a fianco, abbastanza anziana, invece no, era la coinquilina che si era preparata per cena quella zuppa. Una cosa tremenda, anche difficile da spiegare, bisognerebbe sentirne l'odore. Comunque quello è il piatto peggiore assaggiato qui in Polonia. Ho un aneddoto fresco perché per la cena di fine anno con i miei studenti belgi, studenti di italiano lingua straniera, siamo andati in un ristorante italiano appena aperto nell'Hainaut, quindi nel cuore della Vallonia, e sul menù ho letto spaghetti alla carbonara con i seguenti ingredienti: tuorlo d'uovo, pepe nero, guanciale e pecorino. Quindi sulla carta era perfetto. Io raramente da romana do un'opportunità alle carbonare che leggo sui menù dei ristoranti sedicenti italiani all'estero, però visto che qui c'era addirittura il guanciale, non c'erano errori ortografici né basta sintattici, mi sono detta diamogli una possibilità. Non l'avessi mai fatto perché dopo un'ora di attesa mi è arrivato questo piatto agghiacciante con rughetta, pezzi di pecorino proprio enormi, neanche grattugiati, tuorlo d'uovo rappreso a mo' di frittata, pepe che non vi dico, e tocchi di guanciale, ma non so, tipo di 3 km l'uno, durissimi. E quindi insomma ci ho messo circa 48 ore a digerire la cosa e probabilmente dentro non la digerirò mai, perché mi sono pentita nel momento stesso in cui mi è arrivato davanti questo piatto, mi sono pentita della mia temerarietà, però vabbè, ci sopravvive lo stesso e sono esperienze, aneddoti simpatici. Cibo più agghiacciante e disgustoso è lo spag bol che mi cucinarono degli amici non italiani. Spag bol
sta per spaghetti alla bolognese, che in italiano non esiste, perché tagliatelle al ragù facciamo. Comunque loro niente, sei italiano? Sì, ti cuciniamo italiano. Sbagliatissimo. Se non sei italiano, ti ci mettere. Ma lascia stare, non cucinare italiano, soprattutto a un italiano. No, fai un'altra cosa, ma perché ti devi andare a impelagare? Fai un'altra cosa. Comunque niente, mi fece questo spag bowl, vabbè, spaghetti cotti un po' troppo. Il ragù non era un ragù, perché il ragù è cucinato 2-3 ore, tutto amalgamato, no? Tutto. Lì era carne tritata con un po' di cipolla. Quando la carne da rossa è diventata marrone, loro hanno spento il fuoco, quindi la carne aveva ancora aveva ancora la forma che ha preso dal tritacarne. Sembravano spaghetti anche loro, quindi sembrava di avere il doppio degli spaghetti. Sapore ce l'ho ancora qua, il sapore, quando ci penso ce l'ho ancora fermo qua il sapore, più vomitevole, però ho dovuto far finta, grazie, buono. E niente, se qualcuno che non è italiano, ovviamente, può solo non essere italiano, vi cucina spag bowl, inventatevi una scusa, non mangiatelo, cioè inventatevi qualcosa, allergie, qualsiasi cosa, ma non mangiatelo. Il piatto proprio che non mi è piaciuto per niente, pur piacendomi molto la cucina francese, è il foie gras. Lo detesto, non mi piace proprio. E il peggior piatto che ho mangiato è stato il piatto in un ristorante cinese a Buffalo, e non solo faceva letteralmente schifo, ma sono stata anche male, quindi credo che peggio di così non mi possa capitare. Il piatto peggiore, in realtà non ricordo qualcosa di così brutto. L'unica cosa che mi ricordo qua alla linea di aver ordinato delle vongole, delle cozze che in realtà sono arrivate inscatolate, però so che è insomma, un modo di mangiarle, probabilmente a me non piaceva, però sì, questo è l'unico piatto che al momento ricordo che più mi ha traumatizzato, almeno negli ultimi 4 anni. Piatto peggiore. Diciamo che in genere non ho grossi problemi con le cucine estere, però la cucina indiana proprio non siamo amici. Quindi in generale tutti i piatti di cucina indiana non è che mi facciano impazzire. Però un aneddoto particolare riguarda una volta in cui sono andato a mangiare in una catena di ristoranti che è di quelle simili italiane, in cui ho mangiato una carbonara che non era male di per sé, però c'erano i funghi. Insomma, l'italiano che in me si è un po' irrigidito. Il piatto, sarebbe facile dire qualche pizza o qualche pasta, perché sempre ci si imbatte in qualcosa di orribile, ma quello che proprio non sono neanche riuscita a finire di mangiare è stato invece una paella fatta con arancia e piselli, che era veramente orribile, e credo che dei 6 commensali che eravamo nessuno è riuscito a finirla. Era orribile. Best food? Ooh, that's tough. I'm probably gonna have to go with pizza in Napoli. Per quanto riguarda il caffè, invece, era in un ristorante di Varsavia, un ristorante di glaceria, come diceva il Marchese del Grillo, bello questo, bello quello, bello quell'altro, però il caffè fa schifo, cioè buona la carne, bello il ristorante, ma il caffè non lo preparate mai più, un caffè troppo lungo, quindi troppo acquoso. Al primo sorso ci è mancato poco che lo risputassi nella tazzina. Voi mi direte se nel solito italiano esagerato. No, perché me ne uscì veramente all'Alberto Flotti, fece l'uscita del tipo ammazza che sonzeria, e infatti non lo finivo il caffè. Ero poi al compleanno del collega, la cena pagata dal padre, una persona distinta, in un ristorante distinto, un po' forse un'uscitaccia, però lui apprezzò, cioè nel senso mi disse sì, hai ragione, per cui la figuraccia fu evitata. Il peggior caffè che ho bevuto da queste parti è il cappuccino, perché prima di tutto è bollente e ti bruci assolutamente la lingua. Inoltre ci mettono la panna montata al posto della schiuma di latte, la maggior parte delle volte. Dunque, difficile descrivere qualcosa di peggio del caffè di Costa, sinceramente. Vado a Costa, do un'occhiata a questa che vendono e penso che forse l'unica cosa che potrei riuscire a bere è magari un singolo espresso. E il singolo espresso di Costa
arriva praticamente la stessa quantità che sta in un cappuccino all'italiana senza il latte, e quindi dico vabbè, magari sarà la cosa giusta per me, forse il mio corpo riesce ad accettare una cosa del genere. Morale della favola, mi sono reso conto che sicuramente il singolo espresso di Costa è qualcosa di diverso da quello che pensiamo noi come italiani, è decisamente il peggiore che io abbia mai provato, che mi fece sentire male, cioè mi venne il cagotto nel giro di 15 minuti. Non è arrivabile a nulla di concepibile da un italiano che non è stato all'estero, penso. Cioè roba, sembra brodo, lasciamo perdere. E sempre alla Francia, e più precisamente a Parigi, ad un caffè di una stradina normalissima, è legato anche il ricordo del mio caffè peggiore. E il caffè in Francia non è esattamente diciamo la bevanda migliore da bere. E credo il peggior caffè di averlo preso in Bulgaria, mi sembra, a Sofia nel 98, costava 200 lire, devo dire proprio un ottimo caffè, ragazzi. Allora, io non sono un amante del caffè, per cui da questo punto di vista di aneddoti ne ho pochi. Sono però una grande amante del cappuccino e mi è molto difficile, in ambito francofono, mi è stato molto difficile trovare un cappuccino con la giusta dose di latte e la giusta dose di caffè, come piace a me. In Belgio però ho trovato la felicità perché esiste un latte macchiato, un cappuccino chiamato Le Russe, cioè latte russo, oppure in fiamminga Coffee verkeerd, che significa caffè sbagliato, che è proprio una bevanda a metà strada tra il cappuccino e il latte macchiato. Quindi se siete amanti del cappuccino all'italiana e passate per il Belgio, sappiate che potete trovare la felicità. Il peggiore è stato bevuto qua a Gibilterra, in piazza Casemates, non posso fare il nome, però così brutto che l'ho lasciato, non ricordo di averlo mai lasciato nella mia vita. Il caffè più orribile che io abbia mai bevuto, l'ho bevuto in Florida, a Orlando. Ci siamo alzati al mattino, dopo il giorno prima abbiamo viaggiato, jet lag eccetera, quindi ti alzi, un buon caffè che ti svegli, no? Mi hanno portato questo caffè che aveva, allora, il colore sembrava quando dipingi con le tempere e poi lavi i pennelli, quel colore lì, l'odore anche, però ho detto beh, lo devo bere, nel senso proviamo, magari poi non fa così schifo. Mamma, il sapore sembrava l'acqua di una pozzanghera. Non che io abbia mai bevuto dalla pozzanghera, però se penso a che sapore ha l'acqua della pozzanghera, quel sapore lì, cioè proprio uno schifo. Infatti poi mi ricordo andai a Walmart e comprai il caffè solubile e mi bevi il caffè solubile tutti i giorni fino alla fine della vacanza. Poi c'è un altro caffè di cui però ignoro il sapore, quindi magari è buonissimo. Io ignoro il sapore perché è il caffè, il cappuccino, che in genere acquisto sempre quando vado in aeroporto. Quando ci sono quei voli delle 5:30, 6, 6:30, 7 massimo, che arrivi in aeroporto alle 2:30, 3 con gli occhi così e ti serve il caffè per svegliarti. Io in genere compro il cappuccino che regolarmente qui in Inghilterra servono a 20.000 gradi, cioè direttamente dall'Etna, magma, un po' di caffè dentro, via, cappuccino fatto. E io questa cosa me la dimentico sempre, cioè in Italia ti danno il cappuccino che tu bevi subito, perfetto, temperatura perfetta, qua ci puoi fare la fusione nucleare dentro, e io ogni volta lo bevo e mi scotto sempre, bocca, labbra, lingua, palato, tutto scottato. Poi arrivo in Italia tavola imbandita, cose buonissime, le cornie, e io per 24-48 ore non percepisco sapori a causa del porco cane di cappuccino, però vabbè, colpa mia quello. Comunque, morale della favola, compri il cappuccino 3:30 per dire, volo alle 6, devi farlo raffreddare prima di volare, quindi togli i coperchi o mescoli, così intanto valigie, cose, annunci, vai al gate con un valigione, gente che ti supera, tu così, arriva il momento di salire sull'aereo e il cappuccino va da 20.000 gradi a 19.200, lo butto, non ho mai bevuto, mi sono scottata la bocca sempre, però non so che sapore abbia, magari è buono però. Il mio peggior caffè è stato senza dubbio il primo caffè qui al McDonald's.
terribile. L'acqua sporca penso che abbia un sapore migliore. E Harper, what's the best coffee you had in your life? Best coffee I've had, hands down, is Sant'Eustachio in Rome. Ok ragazzi, perché lui da Expat in Italia può dire solo il meglio, mica il peggio. Per quanto riguarda il caffè, invece, la cosa che ho notato è che ci sono tantissimi posti in cui il caffè magari è buono come materiale, però non sanno pulire le macchinette, quindi alla fine ha un sapore bruciato. Per esempio, c'è un bar dove sono andato anche qualche volta quando avevo l'ufficio lì in Whitechapel, che era tutto abbastanza carino, però faceva un caffè veramente orribile e non sono mai riuscito a bere più di un sorso di quella cosa lì, regolarmente lo buttavo. E invece il caffè peggiore è stato il caffè pucero che fanno a Murcia. Se per uno strano scherzo del destino vi ritrovate a Murcia e vi offrono con grande entusiasmo questo caffè, rifiutate, perché è una cosa veramente imbevibile. Il caffè pucero, no. Niente. Un abbraccio a tutti e in bocca al lupo per la nuova stagione. Ciao! Questi sono piatto e caffè peggiori assaggiati all'estero, anche se mi sono scordato di fare una premessa. In realtà i piatti peggiori non li ho assaggiati all'estero, ma in Italia. Non lo dite a nessuno, era a casa di una mia ex ragazza, la cui mamma non sapeva cucinare affatto. Vabbè, questa, come diceva quello, questa è un'altra storia. Un bacio, un abbraccio a tutti da Patrizio, Varsavia, Polonia.